Benvenuti. Oggi ci tuffiamo in un resoconto di viaggio un po' particolare. Sì. Di cosa si tratta? Viene da un blog, Domotics Duino. Il titolo già dice tanto. Ingegneria informatica, smart home, open hub, flight sim e altro. Ah, un blog tecnico, quindi. Principalmente sì. Ma c'è questa sezione, Alessia e Marco, quando i sogni diventano realtà. Curioso, no? Decisamente. E cosa analizziamo di questa sezione? Un post specifico, firmato da Marcolino. Titolo: Norvegia 2024. Giorno zero, la partenza. È del 20 agosto 2024. Giorno zero. Quindi non il primo giorno effettivo di vacanza. Esatto, proprio la giornata del trasferimento. La partenza, il viaggio, l'arrivo. Tutto lì. Interessante. Spesso si salta questa parte nei racconti. Già. E dato il contesto del blog, tra domotica e ingegneria, mi aspetto un racconto, dettagliato. Forse anche un po' schematico. Potrebbe essere. Il blog ha molti post, vedo, anche altri viaggi. Sembra uno che documenta parecchio. Sì, la lista è lunga. Quindi la nostra idea oggi è: andiamo a vedere questo giorno zero. Non solo la cronaca, eh? Cosa cerchiamo allora? Le sensazioni, come viene raccontato, le scelte pratiche. Cosa ci dice questo inizio sul loro modo di viaggiare, di raccontare? Insomma, svisceriamo un po' la faccenda. Ok, ci sto. Partiamo da questo giorno zero. Allora, si parte il 20 agosto 2024, da Cellarengo. Marcolino scrive dell'emozione della partenza, ma anche dell'organizzazione. Tipo? Bagagli pronti, merito di Alessia, dice, casa chiusa e la gatta merita, affidata ai nonni. Sembra tutto molto quadrato. Controllo totale fin dall'inizio. Esatto. Prima tappa, in auto verso Bergamorio al Serio. E qui il piano è, preciso. Vediamo. Arrivare per pranzo, sosta programmata all'Orio Center per mangiare. Lui le chiama sane schifezze. Ah, ci sta. E poi? Poi gestione bagagli in aeroporto, 1 da stiva, 3 zaini, un trolley da 10 kg. Nota anche questo. Aspetta un attimo. Qui già si nota qualcosa, no? Il livello di dettaglio. Sì. Non è solo andiamo all'aeroporto, è l'itinerario, la sosta, il tipo di cibo quasi e l'inventario esatto dei bagagli. Vero. È un approccio quasi militaresco, o forse appunto ingegneristico. Potrebbe derivare da quella mentalità lì legata agli altri temi del blog, domotica, programmazione. Potrebbe essere una forma mentis, diciamo, che magari applica anche ai viaggi. O forse è solo una persona molto organizzata che condivide i dettagli perché li trova utili per altri. Un misto, magari. Comunque, questa pianificazione continua. Arrivano in aeroporto, lasciano l'auto, Dove? parcheggio coperto, prenotato in anticipo. Altro segno di pianificazione. E poi, L'attesa. l'attesa. E con Ryanair spesso l'attesa porta... Al ritardo, immagino. Bingo! Annunciano circa 30 minuti di ritardo. E come la prende? Frustrazione? No. E questo è interessante. Scrive: ce lo aspettavamo. Anzi, dice che rispetto ad altri ritardi sentiti ultimamente questo è quasi un lusso. Ah, quindi un'accettazione molto pragmatica. Direi di sì. E infatti avvisano subito l'autonoleggio in Norvegia per dire occhio che potremmo arrivare un po' dopo. Gestione proattiva del problema previsto, molto in linea con l'approccio meticoloso. Esatto. E c'è un'altra chicca qui. Ovvero? Nota la confusione nelle informazioni sul ritardo. In che senso? Dice che il tabellone generale, il display al gate e l'app di Ryanair davano informazioni leggermente diverse. Orari, stati, un po' un caos. Ah, ecco, questo è un classico. Quella sensazione di «ma a chi devo credere?» Proprio quella. Un piccolo dettaglio, ma cattura benissimo una frustrazione molto moderna, no? Dell'era digitale, dell'informazione frammentata, anche per cose così concrete. Lo inserisce bene nel racconto personale. Verissimo. Comunque, superato questo, finalmente si imbarca. Com'è il volo? Tempo discreto, dice, ma nuvoloso. Quindi poche vedute, un po' di rammarico per quello. Ma il volo in sé tranquillo. Liscio, quindi. Fino all'atterraggio a Oslo, che descrive come, quasi alla cieca e molto sul sultuoso. Non proprio il massimo della dolcezza. No, però rende l'idea, no? E subito dopo aggiunge il dettaglio.
Quale? L'applauso da buoni italiani. Ah, l'applauso all'atterraggio non manca mai nei racconti. Già, Al di là del fatto che sia un cliché o meno, narrativamente ha una sua funzione. che sarebbe? Beh, intanto ha ancora l'esperienza in Italia, crea quella connessione culturale, no? E poi forse sdrammatizza un po' l'atterraggio sussultuoso, aggiunge un tocco di umanità, di colore locale, diciamo. Sì, magari un po' di autoironia collettiva. Funziona nel racconto, anche se a volte l'applauso in sé può sembrare un po' forzato. Esatto. L'importante è che lui scelga di annotarlo lì, in quel momento, comunque a terra. La loro organizzazione paga. Sembra di sì. Recupero bagagli veloce. Poi vanno al desk Avis per l'auto. Che era già prenotata, immagino. Certo. E specifica che il desk è appena fuori dall'aeroporto, poca coda. E poche formalità perché? Avevano fatto il check-in online. Già fatto prima. Ritirano le chiavi e via. Che auto gli danno? Lo dice? Sì. Una Toyota Yaris Hybrid, quasi nuova, 5.000 chilometri. Preciso anche qui. E vedi, anche questo non è solo un dettaglio. Il check-in online, il tipo di auto. È quasi un consiglio pratico inserito nel racconto. Esattamente. È informazione utile per chi legge mascherata da diario personale. Molto tipico del travel blogging ben fatto. Rafforza la concretezza. Ha senso. Non è solo ho preso l'auto, è ho preso quest'auto facendo così. Comunque, presa l'auto, arriva un momento un po' più teso. Aia! Cosa succede? Devono guidare verso Oslo, ma è buio, piove. L'auto è nuova, non la conoscono. E la città, ovviamente, è sconosciuta. La combinazione perfetta per un po' di stress alla guida. Già. Ammette che raggiungere l'appartamento, anche se in zona quasi centrale, è costato non poca fatica. Si sente il cambio di tono. Certo, dalla pianificazione liscia alla difficoltà reale. È importante questo passaggio, Perché, dici? perché rende il racconto onesto. Fa vedere che anche con tutta la preparazione, l'imprevisto, la fatica, sono parte del viaggio. Non è tutto facile e patinato. Vero. E le fatiche non sono finite. Arrivati in zona, devono cercare parcheggio Altro classico stress da città nuova. e poi recuperare le chiavi, che non sono lì ad aspettarli, E dove? in una cassetta di sicurezza, dentro un supermercato. Ah, ok. Modalità diffusa per gli affitti brevi, ma un passaggio in più da fare, stanchi, magari sotto la pioggia. Esattamente. Ma il vero gran finale arriva dopo. Oddio, cos'altro? 5 piani di scale. A chiedi. Con tutti i bagagli. Sì. E qui lui usa l'ironia, dice che servirebbe una voce alla Fantozzi e commenta: meno male che ho un certo fisico. Wow 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 wow. Fantastico, questa era una mossa narrativa geniale. Spiega. Beh, primo, trasforma la sfacchinata pura in una scena comica. Il riferimento a Fantozzi per un italiano è immediato, evoca quell'immagine di sfortuna tragicomica. Vero, ti vedi subito la scena. Secondo, crea connessione, empatia, chi non si è trovato in situazioni simili, magari meno estreme. Terzo, mostra la fatica vera, niente filtri. È autentico, l'opposto dei viaggi perfetti da social. L'anti-influencer, come dicevi prima. Un po' sì. E quarto, l'umorismo alleggerisce tutto. Lo fa diventare un aneddoto quasi divertente da raccontare dopo. Funziona alla grande, quel riferimento. Rende l'esperienza, anche se scomoda, condivisibile. Comunque, alla fine ce la fanno. Conquistano l'appartamento. Sì. Cena veloce e poi finalmente riposo. Conclude anticipando l'esplorazione umida della Norvegia il giorno dopo, perché pioveva. E aggiunge una nota. Quale? Dice che c'è anche un vlog di questa giornata. Quindi non solo testo ma anche video. Ah, ecco. Documentazione multimodale. Testo per il dettaglio, la riflessione. Video per l'immediatezza, il visivo. Interessante. Già. Quindi, se guardiamo a questo giorno zero nel suo insieme, cosa ne viene fuori? Beh, direi un tono ben preciso per tutto il racconto che seguirà. Cioè, C'è l'entusiasmo, ovvio, ma è un entusiasmo molto con i piedi per terra. fatto di pianificazione quasi maniacale, Accettazione degli intoppi, come il ritardo, fatica fisica ammessa e raccontata con ironia. e capacità di riderci su. È un approccio che potremmo chiamare, ingegneristico-umanistico. Mi piace ingegneristico-umanistico. Calza. Quindi, riassumendo, Abbiamo seguito Alessia e Marco da Cellaringo fino all'appartamento a Oslo.
Un giorno zero tutto logistica, attesa, imprevisti e fatica. Non è ancora Norvegia, ma è già viaggio vero, con le sue complessità. Esatto. E cosa ci portiamo a casa da questa analisi del racconto? Secondo me, un modo di raccontare il viaggio molto dettagliato, molto personale. Che non si ferma ai momenti wow. Proprio per niente, anzi dà dignità narrativa anche alla preparazione, alle attese, alle piccole rogne, alle scale. È quasi il dietro le quinte del viaggio. Un making of, sì. E questo lo rende interessante non solo per chi vuole andare in Norvegia, ma come esempio di narrazione di viaggio oggi. C'è la voce personale, con l'ironia, i riferimenti culturali. Le sane schifezze, fantozzi. Ci sono le informazioni pratiche, i consigli quasi nascosti sul check-in, l'auto. E c'è il realismo. Le difficoltà e il ritardo accettato. Un mix che lo rende coinvolgente e utile. E tornando al collegamento con l'ingegneria, la domotica, Sì, forse non è un caso questo approccio così strutturato, attento ai passaggi, alla documentazione, come scomporre un problema, il viaggio come progetto, analisi tecnica dell'esperienza umana quasi. Non male come lettura. senza togliere la poesia, ma aggiungendo un livello. E questo ci porta a una riflessione finale magari, una domanda aperta. Vai. Tutto questo dettaglio, questa granularità nel raccontare anche i momenti meno belli, tipo le scale o il ritardo, perché farlo? Perché condividere con questa minuzia? Bella domanda. È per fissare il ricordo, per riviverlo meglio, o è per condividere in modo più onesto, contro la narrativa perfetta dei social? O forse, tornando all'idea ingegneristica, è un modo per dare ordine all'esperienza, capirla meglio documentandola passo passo. Potrebbe essere un po' di tutto questo. È interessante pensarci, no? A come raccontiamo i viaggi oggi e a cosa cerchiamo nei racconti degli altri.